Una famiglia trovata a vivere in un bosco, uno Stato che interviene e un paese che si divide tra libertà e tutela dei minori. In questo video analizziamo i fatti, le responsabilità e le domande ancora aperte. Benvenuti su Italia Oggi. Negli ultimi giorni, una storia particolare ha scosso l'opinione pubblica italiana. Una famiglia, 2 genitori e 3 figli, viveva da anni all'interno di un bosco, non in una casa ecologica, ma in un riparo improvvisato, senza acqua corrente, senza elettricità e con accesso limitato ai servizi essenziali. La loro scelta, come dichiarato dalla madre in un'intervista, nasceva dal desiderio di vivere in libertà, lontani da un modello che percepivano come oppressivo. Ma questa scelta si è scontrata con la realtà dei fatti. Se apprezzi il nostro modo di raccontare l'attualità con chiarezza, fonti affidabili e rispetto per ogni punto di vista, ti invitiamo a iscriverti al canale. Il tuo sostegno ci aiuta a continuare a produrre contenuti di qualità per una comunità informata e consapevole. Secondo quanto riferito da ANSA, dai carabinieri e dalle autorità locali, la situazione in cui vivevano i minori non garantiva condizioni adeguate di sicurezza, igiene e istruzione. È così scattato l'articolo 403 del Codice Civile, che permette allo Stato di intervenire quando un minore si trova in una condizione di pericolo immediato. Da qui si è aperto un grande dibattito. Un dibattito che coinvolge diritto, politica, società e soprattutto il tema dell'infanzia. Sul piano giuridico, gli esperti ricordano che la libertà degli adulti è sacra, ma non può compromettere i diritti fondamentali dei minori. La professoressa Francesca Pocar, intervistata da Repubblica, ha dichiarato: «Il problema non è la scelta alternativa dei genitori, ma la possibilità reale dei bambini di accedere all'istruzione, alla salute e a un percorso di crescita equilibrato. E proprio l'istruzione è uno dei nodi centrali di questa vicenda. In Italia l'homeschooling è consentito, ma richiede regole ben precise, una dichiarazione formale, un programma educativo e un esame annuale dei minori. Secondo le fonti scolastiche, nessuna di queste condizioni sarebbe stata rispettata. Il tema dell'istruzione, però, si collega a una questione molto più grande, la povertà educativa. L'Istat ci dice che in Italia riguarda più di 1.300.000 minori e che la dispersione scolastica implicita ha superato l'11%. In questo contesto, crescere completamente isolati, senza scuola e senza contatti sociali, può rappresentare un rischio molto serio. La psicologa dell'età evolutiva, Chiara Torti, intervistata da Sky TG24, ha spiegato: «La natura può essere una risorsa straordinaria, ma non può sostituire la struttura educativa e relazionale necessaria alla crescita di un bambino». Sul piano sociale, molti sociologi vedono questa famiglia come parte di un fenomeno crescente, quello delle persone che scelgono uno stile di vita off-grid, lontano dalla tecnologia e dal ritmo urbano. Il sociologo Marco Aime, al Fatto Quotidiano, ha affermato: «Spesso non è una fuga dalla società, ma dal modello di vita che si percepisce come troppo rigido. Il problema è che il confine tra libertà e marginalità può essere molto sottile. E poi c'è il piano politico. Come sempre in Italia, anche su questo caso, si sono formate 2 posizioni molto nette. Da una parte, alcuni esponenti dell'area sovranista e libertaria, vicini alla Lega e a Fratelli d'Italia, hanno difeso la famiglia sostenendo che una scelta alternativa non può essere automaticamente considerata pericolosa. Dall'altra parte, molti rappresentanti del centro-sinistra, in particolare del Partito Democratico e di Alleanza Verdi-Sinistra, hanno appoggiato l'intervento dello Stato. Un deputato del PD, intervistato da Rai News, ha dichiarato: «La libertà degli adulti finisce dove iniziano i diritti dei bambini». Anche psicologi e neuropsichiatri hanno espresso opinioni diverse. Il dottor Paolo Siani ha affermato: «Vivere isolati può sembrare romantico, ma per un bambino è un fattore di rischio. I bambini non scelgono, subiscono». La psicoterapeuta Elena Roversi ha invece invitato alla prudenza. «Non demonizziamo le scelte alternative. Prima di giudicare, bisogna capire il contesto familiare e affettivo. E così, come spesso accade, la verità si trova nel mezzo. Restano molte domande aperte. I minori erano davvero in pericolo? L'intervento dello Stato è stato proporzionato? La famiglia riceverà un supporto adeguato? E soprattutto, la libertà di una scelta di vita può arrivare fino al punto di limitare le opportunità dei figli? Fino a quando non saranno pubblicati i rapporti completi dei servizi sociali, molti aspetti rimarranno non del tutto chiari. Quello che sappiamo è che questa vicenda tocca temi molto profondi: il diritto alla libertà, il ruolo dello Stato, la tutela dell'infanzia e i confini tra scelta personale e responsabilità genitoriale. Qui su Italia Oggi, il nostro obiettivo non è giudicare, ma capire.
analizzare i fatti, ascoltare le opinioni e creare un confronto rispettoso. E proprio per questo, adesso vogliamo ascoltare voi. Secondo voi, lo Stato ha fatto bene a intervenire? Oppure si è spinto troppo oltre nel